Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi siamo qua con un altro video sulla pompa di calore. Nel mio caso la pompa di calore è la Panasonic, monoblocco 9 kW. Poi cercherò di mettervi anche qua magari da qualche parte il modello preciso perché in tanti me l'hanno chiesto. Ricordo, prima di andare a vedere i consumi, come l'altra volta metterò una clip, comunque sia dalla macchina, che vi faccio vedere anche le condizioni atmosferiche che ci sono in questo momento da me, e vi porterò anche dall'altra parte, come nel scorso video, lo Shell in quel momento cosa rileva nel senso in fatto di consumi, e poi magari vi farò vedere anche io un sensore appena posto appena sopra la macchina che rileva l'umidità e la temperatura esterna. Come ho detto l'altra volta, le condizioni che vi ho fatto vedere erano durante uno sbrigamento, e quel giorno farò vedere appunto anche in quel giorno in totale cosa aveva consumato tra ACS, riscaldamento e sbrigamenti, compreso di tutto. E poi vi farò vedere, prenderò un giorno simile a questo che pioveva anche uguale, cosa aveva fatto in totale in quel giorno di condizione ottimale. Vi ricordo che noi andiamo a comunque sia a risparmiare tanto quando la pompa di calore riesce a modulare, a lavorare in condizioni ottimali. Queste condizioni ottimali appunto possono dipendere da condizioni atmosferiche, come possono dipendere anche dalle condizioni del nostro involucro, della nostra casa. Vi ricordo sempre di fare tutte le ponderate scelte per quanto riguarda la macchina, perché poi la macchina è il cuore, no? È il fulcro. E quindi questa, se non, come dicevo l'altra volta, se non ben dimensionata andremo incontro appunto, se è sovradimensionata è un sfracello, se non addirittura qualche volta sottodimensionata, ma è difficile che si vada a mettere una macchina o che vi mettano una macchina sottodimensionata. Quindi, essendo appunto il cuore, il fulcro di tutto, ponderiamo bene le nostre scelte. Questi video non sono per comunque sia per dirvi prendete questa o questa. Questo video appunto è per portare la mia esperienza, come sempre, come vi dico sempre, portare la mia conoscenza, tra virgolette, e quello che voglio fare semplicemente farvi arrivare a voi è che quando io mi sono ritrovato nella vostra stessa situazione, brancolavo nel buio, non c'era nessuno che mi dava un'indicazione su quello che dovevo fare e dunque ero lasciato così nell'oblio. E anche se mi mettevo, in questo caso io ero orientato su Panasonic come macchina, ero deciso tra Panasonic e Daikin, e fra queste due non trovavo niente in rete, nessun video che mi spiegavano o mi facevano vedere il loro funzionamento, che mi davano praticamente un'idea chiara di quello che erano i suoi consumi. Poi ahimè, anch'io capisco che ogni situazione, ogni contesto è diverso, però almeno avere una base, una bozza su cui fare ponderare la mia scelta. E quindi mi ricordo che ai tempi io, quando dovevo prendere la pompa di calore e cercavo, non trovavo niente, quindi ho detto perché non fare dei video che comunque sia per aiutare l'utente finale, come potevo essere io, a fare la sua scelta, farsi un'idea chiara di quella macchina cosa consumava. Poi certo a monte dobbiamo mettere che non tutti abitano dove abito io, con le stesse condizioni climatiche e con lo stesso involucro, ok? Quindi da lì però almeno, come dicevo prima, abbiamo una base su cui partire, un'idea bella chiara di quello che consuma la macchina. Detto questo, non mi divulgo perché sennò esce fuori un video super mega lunghissimo. Vi lascio appunto al video che ho fatto la pompa di calore con le condizioni atmosferiche in quel caso, e poi appunto come sempre vi allego qua di fianco i consumi. Vi allego anche i due consumi finali della giornata, magari appunto ne parliamo dopo. Ok ragazzi, invece in questa condizione, come possiamo vedere, pioggia, poi vi farò vedere per l'appunto tramite il sensore che ho messo sulla Shell l'umidità, con l'umidità, quindi già di per sé ce n'è perché piove. Come possiamo vedere in questo caso, batteria completamente pulita, macchina che poi vi allegherò qua di fianco i consumi e i gradi e tutto quanto. In questa condizione la macchina, come vi dicevo prima, è la condizione, non è detta, no? Che l'umidità è quella la principale causa dello sbrigamento della batteria, no? Del ghiacciamento della batteria stessa. Quindi
quando noi abbiamo una condizione come questa, cioè pioggia, umidità, la macchina riesce lo stesso a lavorare al minimo. Ovviamente se ben dimensionata, se ben calcolata per il nostro fabbisogno, sia per il nostro progetto. Sostanzialmente quello che voglio dire cos'è? È che non ci devono essere per forza giornate di sole splendide, limpide, con altissima, bassissima umidità, quello che è. Cioè, non è che si deve creare la condizione perfetta per far lavorare la macchina al minimo, no? Farla lavorare bene. Come potete vedere adesso piove, l'umidità ce n'è, però lei lo stesso lavora al minimo. Ripeto, metterò qua i consumi di fianco così vi fate anche voi un'idea. Cercherò anche di farvi vedere gli Hz. Questa modula fino a 19 Hz. Penso che da come gira la ventola sarà circa 20-23 Hz. Ok, quindi ripeto, non ci deve essere la condizione perfetta di sole che spacca le pietre o comunque sia il cielo aperto per far lavorare bene la pompa di calore. La pompa di calore lavora bene lo stesso, anche così. Sostanzialmente questo è quello che volevo dirvi. Ecco ragazzi, come avete visto quelli erano i consumi in questa giornata, in questa condizione, con pioggia e quant'altro. Adesso vi lascerò qua sopra i consumi che vi avevo promesso, nel senso con lo sbrinamento, giornata intera, senza sbrinamento, praticamente in una giornata ideale, quello che consuma la mia pompa di calore, ricordo sempre con ACS, praticamente fa appunto anche l'acqua calda sanitaria. Ok? Come dicevo prima, il mio scopo è praticamente farvi avere una base su quello che è la macchina. Poi se qualcun altro magari mi vuole mandare i suoi video praticamente dei consumi che ha con la sua macchina, mi viene in mente Daikin, LG e Samsung e quant'altro, no? Me li può pure mandare con magari anche video degli sbrigamenti, così faremo una sorta di backup, una sorta di fascicolo, no? Che almeno rimane su chi come me ai tempi era in difficoltà, non sapeva come orientarsi, e quindi lo scopo appunto è questo, che io vado su YouTube, cerco, trovo il video di Tizio e Caio che mi dà un'idea su quello che praticamente io voglio installare, mi fa avere le idee chiare su quello che io voglio fare, o perlomeno se non chiare comunque sia, come ho detto prima, mi dà una base su cui poi quello io posso partire, posso andare avanti col mio progetto. Detto questo ragazzi, io come sempre ci tengo a dirvi che vi ringrazio infinitamente, voi iscritti del canale e voi soprattutto iscritti del canale Telegram. Siete davvero importanti. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace o fare quello che volete. Se avete qualcosa da dire commentate qui sotto che io rispondo sempre nel limite del possibile, cerco di rispondere a tutti. Spero, se salto qualcuno non è perché a volte non mi arrivano le notifiche di YouTube o quant'altro, quindi magari a volte se salto qualcuno non è per mio pugno, ma è perché a YouTube non mi arriva certe volte le notifiche. Ragazzi, mettete appunto un bel mi piace se volete, iscrivetevi sempre se volete e ci vediamo al prossimo video e spero di essere stato il più chiaro possibile. Ciao belli!